Buongiorno a tutti e benvenuti su IT Problem Solver, modalità che includono tutte quelle le funzionalità offerte da Office. Grazie alla sua natura gratuita, diciamo, offre molte funzionalità in più rispetto a altri pacchetti. Andiamo a vedere, mette a disposizione i seguenti strumenti: Writer, Calc e Impress e molti altri, ognuno progettato per aumentare la produttività sia in ambito personale sia che in ambito professionale. Se state cercando un software affidabile, flessibile e gratuito per gestire i vostri documenti, LibreOffice è proprio quello che serve. Potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Ecco, in questa altra slide andiamo a vedere i pacchetti. Ok, ho fatto lo switch. Andiamo a vedere tutti i pacchetti della suite. LibreOffice, quindi una suite di produttività open source, nata come alternativa gratuita alla suite più conosciuta Microsoft Office. Include una serie di programmi come Writer per la produzione di documenti di testo, quindi è l'equivalente di Word, Calc che per i fogli di calcolo, che sarebbe l'equivalente di Excel, e Impress per le presentazioni, che è l'equivalente a PowerPoint. Draw invece è un altro software per il disegno vettoriale. La sua principale forza è che è completamente gratuito e supporta i formati Microsoft Office, quindi con LibreOffice si può aprire un documento DocX prodotto da Microsoft Office, il che rende facilmente integrabile nel lavoro di tutti i giorni, quindi il passare documenti da un sistema all'altro. Chiaramente quando si passa i documenti da un sistema all'altro c'è sempre qualcosa sui formati, sulla compatibilità. Andiamo a vedere proprio, inoltre, essendo open è sempre aggiornato e migliorato grazie a una comunità globale di sviluppatori. Però uno degli aspetti più importanti è che utilizza il formato ODF, Open Document Format, che è un formato aperto e universalmente conosciuto, che garantisce la portabilità e la trasparenza dei file. Ecco, poi andiamo a vedere anche gli altri pacchetti Base, che è una funzione che permette di gestire i database, sarebbe tipo un Access, ma è un po' diverso, e Mat, che serve per le formule matematiche. Andiamo a vedere LibreOffice, andiamo a vedere la parte storica di LibreOffice. Sì, stiamo facendo controllata solo la transizione. LibreOffice ha origini che risalgono andando a vedere la storia. LibreOffice deriva da OpenOffice, una suite open source sviluppata da Sun Microsystems per garantirsi la sicurezza che il software rimanga open source. Ha preferito fare il fork e partire con una linea di prodotto. Ha fatto bene, naturalmente Oracle era conosciuto in passato per aver fatto lo stesso con un altro software open e poi avendolo fatto diventare commerciale. Quindi la comunità ha preferito garantirsi la libertà e l'indipendenza da una grossa azienda, mentre OpenOffice ha rallentato un po' il suo sviluppo, anche se è venduto da Oracle come alternativa commerciale a, a LibreOffice, però conserva una struttura abbastanza simile. Andiamo a vedere una delle cose proprio più importanti, che è il formato con cui LibreOffice produce i documenti, il formato ODF, Open Document Format. Cos'è l'ODF?
Open Document Form è un formato aperto per la gestione dei documenti, a differenza dei formati proprietari come il DocX o l'XLSX di Microsoft. L'ODF garantisce che rimangano accessibili nel tempo e possono essere utilizzati da qualsiasi software compatibile, senza vincoli legati a un particolare fornitore. La Comunità Europea ha ufficialmente adottato ODF come un formato standard per i propri documenti, quindi significa che le istituzioni pubbliche sono incoraggiate a utilizzare questi nuovi formati aperti come l'ODF per garantire l'interoperabilità, l'accessibilità e la trasparenza. Questo formato include vari tipi di file come l'ODT per i documenti di testo, l'ODS per i fogli di calcolo, l'ODP per le presentazioni, cioè il PowerPoint, tipo PowerPoint, impresse e tutti pienamente supportati da LibreOffice. Usare ODF non solo ti permette di avere un maggiore controllo sui tuoi documenti, ma garantisce che siano sempre leggibili in futuro, anche con un software specifico, anche se il software specifico non sarà più disponibile, magari la Microsoft potrebbe non fare più Office. Comunque anche Microsoft ora nelle ultime versioni ha introdotto la possibilità di salvare e leggere dal formato DF, proprio per il fatto di questa decisione della Comunità Europea, che si spera sempre che si venga adottata in tutti gli enti pubblici che si convincono a usare questo nuovo formato, soprattutto perché è importante che i documenti non siano salvati in un formato proprietario. Andando a vedere come installare, andiamo a vedere una piccola come installare l'Office in Linux. È molto semplice, molto semplice perché molto spesso è preinstallato. Se non lo fosse si può usare il terminale o e quindi estrarlo dalla repository. Per Microsoft in Windows l'installazione segue il modo classico, quindi si fa il download. Chiaramente bisogna avere gli attributi di installazione. Si va sul sito di LibreOffice, si scarica il file, si esegue l'installazione in pochi minuti. Comunque andremo a vedere un esempio. Per macOS l'installazione è semplice, basta scaricare il file.dmg e trascinarlo nell'app nella cartella di applicazione ed è tutto fatto e quindi si può usare LibreOffice. Andando a vedere adesso, come potete vedere, per l'installazione LibreOffice di Windows basterà scaricare il file di installazione dal sito ufficiale. Insieme tra poco andremo a vedere questo processo su Windows, che è molto semplice. Su macOS basta che come è stato specificato sul sito come andremo a vedere sul sito di LibreOffice. Ecco, basta aprire Firefox, qua siamo in Windows e andare a scrivere libreoffice.org per andare sul sito di Microsoft. Qua siamo sul sito di Microsoft, vediamo come c'è siamo sul sito di LibreOffice col sistema operativo Windows. Andiamo a cliccare su download LibreOffice. Entro un breve tempo viene visualizzata quest'altra videata dove lui automaticamente ci propone la versione per il nostro sistema operativo. Poi se volessimo scaricarla quella per un altro sistema operativo basta andarla a cercare. In questo caso, visto che il sistema operativo è proprio Microsoft, andiamo a fare direttamente download. Cliccando su download, parte il download. Qua chiede
prima chiede se si vuole fare una donazione, dato che è software open source, e parte il download. Ecco qua che vediamo il download che sta funzionando, sta scaricando i file. Io chiaramente adesso metto in pausa la registrazione perché vi faccio vedere il risultato finito. Può passare qualche secondo perché qua dice il download partirà presto, ma non partisse subito, si può fare, si può fare clic e farlo partire. Ecco che sta finendo il download, è quasi finito, siamo alla fine. Ora il download è completato, andiamo nella cartella, sta aprendo la cartella download. No, siamo qua. Ecco, si è aperta la cartella download, qua c'è il file LibreOffice, l'ultima versione scaricata, e per eseguirlo basta fare doppio clic. Aspettate che... Passiamo nella cartella download dove abbiamo scaricato il nostro file, facciamo doppio clic e il programma va in installazione, va in esecuzione. Tra un po'. Ecco qua che è comparsa benvenuto nell'installazione, basta cliccare next, quindi si tratta, lasciamo installazione tipica, ci chiede il tipo di installazione, next, creare uno shortcut sul desktop, va bene, lasciamo, volendo si può anche, e ora parte l'installazione, richiederà un po' di tempo. Io naturalmente metto in pausa la registrazione man mano che fa l'installazione perché ci vuole un attimino. Sta iniziando la fase di installazione, vediamo che è quasi verso la fine, è passato il passo successivo. Sta cominciando a aggiornare i componenti, vediamo che siamo alla metà dell'installazione. Ecco che siamo arrivati al fondo del processo di installazione, basta cliccare avanti, finish. Ok, basta cliccare finish, appena clicchiamo finish ci chiede se dobbiamo riavviare il sistema perché lui fa delle modifiche al sistema che richiedono riavvio. Chiaramente diciamo sì, oppure si potrebbe anche dire no e le fa la prossima volta, però a questo momento non ci sono motivi per non voler riavviare il computer e diciamo sì al riavvio. Ecco, metto, metto lì, adesso metto la password, sto per collegarmi e andiamo a vedere. Siamo nel desktop, andiamo dal menu e andiamo a avviare LibreOffice. Per la prima volta, ecco il menu LibreOffice con tutti i pacchetti che vediamo. Andiamo a abilitare Writer solo per vedere, ma poi faremo poi un tutorial dedicato per per ognuno di questi pacchetti. E adesso per questa volta apriamo solo Writer, che è la videoscrittura, l'editor di testi
che è diciamo uno degli applicativi più usati della suite. Aspettiamo, ecco che sta partendo, qualche secondo, ecco, in esecuzione. Io sto usando una macchina virtuale, quindi non è velocissima. Ecco, siamo qua, vediamo Writer, l'interfaccia di Writer, il foglio bianco. Proviamo solo a scrivere qualcosa. Ecco, vediamo. Vedete il menu, la barra di menu in alto, poi vediamo tutto, ecco, stiamo scrivendo un piccolo testo, LibreOffice è stato installato. Quindi abbiamo finito l'installazione, è finito questo task. E qui vediamo, abbiamo cambiato lo stile, abbiamo messo lo stile titolo, e vediamo come si può cambiare velocemente lo stile. Allora, abbiamo finito questa presentazione, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi video sempre sugli applicativi Office. Farò un video specifico su Writer, uno su Calc e uno su Impress, poi su Draw magari lo facciamo insieme agli altri, un pacchetto un po' più piccolino per fare i disegni. Quindi arrivederci a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdervi le ultime novità e gli ultimi video. Ciao a tutti, arrivederci.